Buongiorno e benvenuti a tutti, io sono Dimitri e benvenuti di nuovo nel mio canale Quadrata, il canale dedicato all'open source e alle soluzioni IT in generale. Anche quest'oggi però andremo a riparlare del nostro amico Zabbix, adesso qua non ho, ma ok, vabbè, sbaglio sempre l'etichetta, va bene. Ma perché? Perché sto facendo un lavoro che non è proprio il massimo del divertimento con le mappe di Zabbix e allora ho detto ma non ne parliamo mai, parliamone oggi, no? Così vi faccio vedere che cosa sono queste mappe e che cosa non sono queste mappe all'interno di Zabbix. Quindi aiutiamoci sempre con il mio fantastico PowerPoint o come vogliamo chiamarlo. Allora, le mappe di Zabbix, qui vi ho mostrato per esempio un qualcosa che avevo fatto molto creativo rispetto al concetto classico di mappa, no? Che puoi fare all'interno di Zabbix, perché è fattibilissimo, e tra le feature della funzione mappe di Zabbix, che cosa possiamo fare? Ma lo potete anche capire da qua. Real-time representation of host status, quindi noi possiamo vedere cosa succede e quindi avere una rappresentazione dello stato di un host in base al fatto che ci sia un problema o più problemi. Real-time representation of events, quindi io posso anche rappresentare il singolo problema all'interno della mappa ed è il caso principalmente di questi bottoncini che vedete qua, perché questo è collegato a un trigger. Quando diventa questo trigger rosso si accende solo la lucina collegata a questo trigger. Oppure Real Time Representation Item Matrix, e vediamo proprio qua l'esempio, cioè qui ho messo delle iconcine carine e poi sotto il valore real time che lo Zabbix sta leggendo, in questo caso una temperatura, all'interno della mappa. Quindi avere una rappresentazione molto più carina dei dati che abbiamo all'interno di Zabbix. Che cos'è utile questa cosa qua? Allora, non è un qualcosa che può essere visto come una mappa della network, ma, o perlomeno, volendolo potremmo anche fare, poi capiremo, però l'idea di base è avere una rappresentazione grafica della vostra infrastruttura. Quindi il famoso, no, per chi è un po' vecchiotto, concetto del pannello sinottico, che una volta era fatto di legno con le lucine colorate, qua su Zabbix invece è digitale ed è su una pagina web. Che cosa non sono le mappe, scusate, di Zabbix? Sicuramente non sono le Network Topology Map, ok? Quindi questa cosa che vedete qua sopra, che rappresenta che cosa normalmente nel concetto collettivo? La possibilità di installare Zabbix. Zabbix va a fare una discovery degli oggetti che avete all'interno della vostra network, e questo lo può fare, e poi, dopo aver trovato questi oggetti, le va a mettere all'interno di una mappa definendo chi è collegato con chi, ok? Realisticamente ed è un sogno anche, che è vera, è carina come idea, ok? In linea di massima è molto carina come concetto. In realtà dei fatti, in molte occasioni, probabilmente all'inizio non lo capirete, ma poi lo capirete più avanti, non servirà a una ciuffola, se non che a fare molto effetto wow quando uno dice mizzica, c'è sta roba qua, così vedo all'interno della mia network chi parla con chi. Sì, vero, se avete 4 macchine, ok? 5, va bene, ma se avete migliaia di host e centinaia di switch con 100 porte, vi assicuro che a rappresentare le varie connessioni all'interno di una mappa è una grandissima cavolata, perché è impossibile ed è intellegibile, cioè non riuscite a capirci niente, perché sarà veramente delle iconcine minuscole con dei dati che non si leggono, quindi sarà veramente un'immondizia. Si potrebbe fare qualcosa di più figo? Probabilmente sì, però quasi tutti i prodotti che avevano questa feature andavano bene per ambienti piccoli. Nei grandi nessuno usa una funzione del genere, perché il più delle volte alla fine è talmente pesante, talmente incasinata che dici ok, vabbè, bello, non lo vado mai a guardare sta roba. E che cos'è anche
cosa c'è anche da dire in merito alle topology map? Si basano su protocolli normalmente di origine SNMP, quindi il CDP di Cisco, che ti permette di ottenere delle informazioni che vanno a definire chi è collegato a quella specifica porta, oppure l'LLDP, che è un altro protocollo più standard, che anche questo però fa parte sempre del mondo SNMP. Quindi tolto il mondo SNMP, tutto il resto non ha un protocollo per annunciarsi e dire guarda, io mi sto collegando verso questo dispositivo. Quindi anche realizzare questa cosa non è proprio semplicissimo. Cioè, il più delle volte si riconduce sempre solo alla discussione networking, perché è l'unica che ha almeno due protocolli che ci permettono di andare a definire che cos'è una mappa. Altra cosa, non è un application performance monitoring, che è quindi lo Zabbix, e quindi mi fa vedere magari le relazioni tra le applicazioni e i dati che passano. Per adesso non è così. C'è in testa in Zabbix di arrivare anche a fare APM con Zabbix, ma attualmente non lo è. Okay? Qui sotto comunque vi consiglio sempre di guardare la documentazione ufficiale e vi lascio il link qua sotto, ma ve lo metterò anche in descrizione, perché chiaramente nella documentazione ufficiale troverete molti più dettagli di quelli che vi potrò dire io in questo momento. Qualche esempio e quali sono i componenti all'interno della nostra mappa di Zabbix. Quindi noi potremo inserire all'interno di una mappa l'oggetto host, l'oggetto trigger, delle mappe. Quindi io posso avere il concetto di nested map all'interno dello Zabbix, e le nested map poi che cosa andranno a fare? Andranno a rappresentare anche, quindi l'iconcina della mappa andrà a rappresentare lo stato degli host o degli oggetti che saranno contenuti nella sottomappa. Questo è anche molto carino. Immagini, perché? Perché mi potrà essere utile sfruttare delle immagini all'interno della mappa per renderla più gradevole. Host group, quindi io posso dire a Zabbix, guarda, in questa zona, e questo è il caso specifico, guarda, qui dentro ci sono gli host che appartengono a questo host group, e lui in automatico andrà ad aggiungere gli host che troverà all'interno di quel gruppo. Shape, e quindi queste invece sono praticamente delle forme geometriche che potete utilizzare all'interno della mappa. Perché? Perché in molti casi sono utili per rendere più gradevole, no, tutta la mappa. E link, che sono questi che vedete qua. I link vanno a rappresentare quello che volete voi. Normalmente sono collegati allo stato di un trigger, e quindi qua per esempio mi fa vedere la connettività tra un host e l'altro. Quando magari c'è un problema, quindi si accende un trigger, magari dovuto a questo host o quest'altro, questa linea qua diventa rossa, tratteggiata, verde quando normalmente sta bene, blu, gialla, quello che volete, perché potete configurarlo in base alle vostre esigenze. E quando nasce un problema su un host, qua vedete che sono tutti in ok, ma qui è quando nasce un problema su un host. Quindi qua mi contorna l'host con il background del colore, della severity del problema in questo momento, e poi mi fa vedere tramite questi triangolini che c'è stato un cambiamento negli ultimi minuti, ok? Quindi ti pone l'accento su questa immagine perché è stata cambiata, cioè c'è stato un cambiamento di stato negli ultimi minuti. Quindi sono tutte option che potete andare a definire quando andrete a creare la mappa. Detto ciò, altra cosa molto interessante è quello che vi dicevo inizialmente, è la possibilità di visualizzare in real time dei dati sulla mappa. E questo è molto carino, perché le mappe non sono più solo una cosa che si accende ogni tanto, ma potete far vedere effettivamente magari il throughput che passa tra un host e un altro, tra una network e un'altra, oppure il numero di utenti attualmente loggati sull'applicativo, quello che volete. In pratica potete sfruttare tutte le metriche che state già raccogliendo col vostro Zabbix all'interno delle mappe. E qua vedete proprio come ho fatto io. Qui ho creato una shape, e all'interno della shape, con questa sintassi, quindi una sintassi che è cambiata nel tempo, ve lo dico già, quindi nella versione 6 di Zabbix è diverso rispetto alle versioni precedenti, quindi è stata uniformata col cambio dei trigger, eccetera, eccetera.
E vedete che qua io vado a dire tramite una funzione, quindi potrei anche cambiare la funzione e dirmi dammi il valore minimo, massimo, la media. In questo caso gli ho chiesto il valore, l'ultimo valore di questa metrica qua su questo host, ok? Queste parole qui sono solo delle label che poi andranno messe a fianco al valore, ok? Perché così almeno è un pochino più intellegibile. La unit se la porta dietro, quindi qua non ho aggiunto io kilobyte, ma se la porta dietro perché? Perché questo item qua aveva una unit in BPS, ok? Quindi in automatico lo Zabbix vi presenta già la unit corretta. Quindi è molto molto interessante. Andiamo a vedere come fare direttamente dal nostro Zabbix. Quindi questa qua è una versione 6.4 che è cambiata un pochino, ve lo ricordate? Il menu qua è differente, quindi sotto dashboard noi non avremo nient'altro che la dashboard o le dashboard in base a quello che cliccate poi qua sopra. Per andare a vedere le mappe normalmente dobbiamo andare sotto monitoring, maps, e qua mi fa vedere le mappe che abbiamo configurato, ok? Quindi per visualizzare, questa qui è la mappa che trovate di default all'interno del vostro Zabbix, normalmente c'è sempre questa qua. Se io voglio crearne una nuova, che cosa dovrò andare a fare? Dovrò andare a cliccare qua sopra, Create Map, gli do un nome che voglio, quindi YouTube Test, in questo caso, la dimensione della mappa, 800x600 va bene per adesso. Volendo possiamo attribuire uno sfondo, e dove lo prendiamo lo sfondo? Sotto Administration General, non so se vi ricordate, ma c'è questa opzione, Images. Se io vado qua dentro, vedrete che ci sono tutte le iconcine che io potrò sfruttare all'interno della mia mappa. Ma se io voglio, qua posso switchare, andare su Background e creare il mio background che preferisco. Quindi gli do un nome e poi ci carico sopra un'immagine, ok? Questo è molto molto utile perché ci dà la flessibilità di poter caricare le immagini che vogliamo, e proviamo anche a farlo, quindi vado a caricarmi un'immagine così possiamo testarla, quindi creo la mia immagine, la chiamo AAA icon red perché mi servirà questa opzione, quindi mi vado a prendere un'immagine e me la carico qua dentro, red, e poi me ne prendo un'altra e la chiamo green, ok, e vado a selezionare la mia iconcina verde, ok, e facciamo anche che mi carico il background, quindi switch background, my background, ok, e vado a selezionarmi il mio background e lo carico qua dentro sul nostro Zabbix. Ok, vedete mi sono creato il background che rende molto più carina poi la mappa quando andremo a crearla, e quindi mi switcho di nuovo qua, stavo creando la mappa con le varie option, quindi eravamo qua, background image, non la vede ancora perché dovrei fare un reload della pagina, ma vado avanti per adesso. Automatic Icon Mapping è una funzione interessante ma pochissimo utilizzata. Icon Highlights invece è quello che mi mostra quel contorno colorato a fianco, all'interno dell'host, che mi evidenzia un problema. Mark Element on Trigger Status Change, questo è quello che mi mostra le iconcine, quei triangolini che mi dicono che è cambiato qualcosa all'interno dell'host. Poi qua la modalità di visualizzazione di eventuali problemi, quindi espandi il singolo problema o fammi vedere il numero di problemi, o mostra il numero di problemi e fammi vedere solo per esteso quello principale, il problema più importante. Le map element label type, quindi io posso scegliere di mettere una label o dire non mi mettere nessuna label. In alcuni casi può essere utile non avere nessuna label. Noi lasciamo label per adesso, e poi posso anche selezionare di visualizzare solo determinate severity dei problemi all'interno della mappa, in modo tale da filtrare tutto il rumore di fondo. Ok? E poi show suppressed problem, quindi i problemi che sono in manutenzione, di mostrarli o no, up to you di farlo.
E poi una cosa anche carina, la possibilità di avere dei direct link direttamente accedibili all'interno della mappa. Quindi io clicco sull'host, viene il menu tendina che mi dice ok, guarda, puoi raggiungere, non so, la pagina web di questo host cliccando qua. Quindi anche questa cosa potrebbe essere molto interessante. Faccio add, ho creato la mia mappa e vado in modalità, anzi facciamo solo property che gli cambiamo lo sfondo, ok, update, e vado in constructor. E vado qua, praticamente vedete che mi ha posizionato il mio sfondo, anche se la dimensione bisognava allargarla un pochino, ma per i fini tecnici che vogliamo utilizzare oggi va benissimo. Cosa dovrò andare a fare? Dovrò andare a creare, dovrò andare ad aggiungere un elemento, quindi faccio map element add, vedete mi propone subito l'iconcina del server, clicco sull'iconcina del server, mi si apre la tendina e mi dice ok, di che tipo di elemento stiamo parlando? Facciamolo diventare un trigger, ok? A questo punto qua abbiamo una label, posso toglierla e a questo punto la lascio così, aggiungo un trigger perché io voglio che questa iconcina mi cambi di colore in base al trigger che ho creato in precedenza. Vediamo se mi ricordo qual è il trigger, giustamente, ma era troppo semplice se mi ricordavo. Quindi sotto data collection, host, avevo creato questo host qua, ok, quindi host group test, probabilmente no, test, non è test, dove l'ho messo, scusate, quadrata, va bene, ok, quadrata, seleziono l'host group, seleziono l'host, mi prendo il trigger, ok, e poi vedete qua icons, quindi di default quando il server, quando l'elemento non è in uno stato di problema, mi fa vedere questa iconcina, ma io la cambio e ci metto AA icon green, e quando invece è in stato di problema ci metto iconcina rossa, ok? Faccio apply, ops, sorry, ho dimenticato di aggiungere il trigger, ok? Apply, e vedete che track abbiamo la nostra, tolgo lo snap to grid perché così almeno riesco a allinearla meglio, ok? E vedete che ho aggiunto la mia iconcina. Adesso cosa faccio? Aggiungo anche un elemento real time, ok? Perché volevamo vedere in real time il valore, per esempio, della temperatura. Quindi io aggiungo una shape. Perché la shape? Perché la shape, come potrete notare, mi permette di aggiungere del testo qua dentro, e io cosa voglio fare? Io ci voglio mettere qua dentro il valore di un item, e quindi vado a metterci la mia funzione last, vado a prendermi, scusate, il mio item key. Come faccio? Banalmente vado qua nel mio host, mi ero creato un item che si chiama test item, e la key di questo test item è questa che vedete qua, test.item. Perché? Perché questo qua è un item di tipo trapper che ci servirà per semplificarci la vita. Cosa manca? Manca l'host name, ok? Qui manca l'host name. L'host name di questo item è questo, quindi vado a metterci l'host name, ok? Bisogna fare un po' le cose manuali qua, ok? E teoricamente dovrebbe funzionare. Cambiamo il font, magari lo mettiamo un pochino più grande, tolgo il bordo alla shape in modo tale da renderla un pochino più carina, perché altrimenti qua andrebbe a finire sopra. Ok, perfetto. Vedete che però qua mi ha messo all'interno della shape il testo della funzione, ok? Per vedere il dato real time, guardate qua, c'è scritto expand macro. Adesso è off, metto on e vedete che mi ha messo il valore real time dell'item. Quindi faccio apply, ok, e ricordatevi di fare update, ok? Quindi faccio update, salvo, e mi sono salvato la mia mappa. Clicco qua sopra, quindi in modalità consultazione,
vedete che qua la cosa sgradevole è che è venuto fuori che il trigger mi dice che è in ok. Perché questo? Perché abbiamo lasciato le label. Allora, per togliere questa dicitura ok, io vado qua dentro, modalità property, e gli dico property display, scusate, map element label type, da label lo metto a nothing, ok? E quando torno, adesso vedrete che non c'è più quella fastidiosa label e diventa più naturale il tutto. Per testare il tutto vi consiglio sempre di utilizzare anche questo metodo anche a voi. Utilizzate lo Zabbix Strapper e lo possiamo vedere qua dentro, io l'ho già installato, ma se andiamo a consultare i pacchetti che sono stati installati sulla mia macchina, vedrete che c'è questo RPM che si chiama Zabbix Sender, ok? È un binario utilissimo per inviare dei dati al nostro Zabbix quando dobbiamo testare qualcosa, ok? È molto veloce, molto funzionale come sistema e la sintassi ve la faccio vedere subito. Quindi Zabbix Sender è il nome del binario, -z è l'host o l'IP del nostro Zabbix, -s indica l'host name a cui dobbiamo inviare il valore all'interno di che cosa? All'interno di -k che è l'item key, ok? Quindi l'item key che abbiamo creato prima e poi -o è il valore che stiamo trasmettendo. Chiaramente il valore che stiamo trasmettendo può essere una stringa, un numero, quello che, vabbè, e basta, perché non è che possiamo mettere un'immagine. Proviamo a lanciarlo. Come vedete qua mi dice che è andato tutto a buon fine perché ha processato un valore, quindi 0 failed, un totale di 1 e ha speso tot secondi per inviare questa cosa, questo messaggio. 0 era già il valore che stavamo leggendo in precedenza, quindi niente di particolare. Proviamo a cambiare e mettiamo 20, ok? Switcho la visualizzazione di nuovo sul browser in modo tale che per farvi vedere in real time cosa succede quando invio il 20. Ho inviato il 20 e tra un attimo, perché c'è il tempo di refresh, perché altrimenti dovrebbe refreshare ogni secondo, ma direi che non è che sia così utile. Ok, vedete subito che mi ha evidenziato il problema, è un cambiamento che è avvenuto da poco. Qua vedete che c'è il valore che è mutato da 0 è diventato 20. Se volessi togliere questo bordo perché effettivamente non è carino, almeno all'interno di questa tipologia di mappa, devo tornare in modalità property, quindi me ne torno in modalità property e vado a dirgli toglimi icon highlight e mark element. In questo modo avrò proprio l'iconcina pulita che è diventata da verde a rossa. Vedete? Molto più gradevole. Ok? Adesso lancio col trapper, rimetto a posto il trigger e vedete che qua tra un po' diventerà verde e cambierà anche il valore della temperatura. Okay? Questo è un esempio, ok? Non indica veramente una temperatura, ma era solo per dimostrarvi le funzioni real time di visualizzazione del dato e anche del cambiamento di questo trick che ci permette di cambiare l'iconcina in base allo stato di un eventuale trigger. Secondo me è molto carina per rappresentare tante situazioni, ok? Non è la topology, come vi ho già detto in precedenza, ma è una soluzione molto molto carina. Detto ciò, anche per oggi abbiamo finito perché altrimenti non voglio tediarvi troppo sulle mappe, ma vi do questi spunti interessanti per magari iniziare a lavorare con le mappe ed eventualmente poi fare un video dedicato se avete dei dubbi o delle perplessità. Quindi vi ricordo di iscrivervi anche al canale Telegram Zabbix Italia, che ci sono veramente tantissime persone, magari approfondiamo il tema quando io ho tempo, ma c'è tanta gente che comunque vi può dare una mano e ci vediamo la prossima settimana con qualche altra interessante funzione di Zabbix o qualche news del mondo dell'open source. Ancora un saluto da Dimitri e ci vediamo di nuovo su Quadrata e ricordatevi di iscrivervi al mio canale. Ciao a tutti!